fear no evil, for my God is with me, and if my God is with me, sing it. Whom shall I fear? Whom shall I fear? So let's just turn our hearts to the Lord and start our day together in prayer. Quindi adesso vogliamo iniziare in preghiera. Father, we're grateful for the work that Jesus Christ did for us. Signore, siamo grati per l'opera di Gesù Cristo che ha fatto per noi. We thank you for your immense love that you demonstrated in sending him to the cross. Ti ringraziamo per il tuo immenso amore che hai dimostrato mandandolo sulla croce. And the grace that we found in receiving that unmerited gift of salvation. E la grazia che è manifestata nel fatto di ricevere un dono immeritato. Today we want to celebrate together in the Lord's Supper what Jesus did for us. Oggi vogliamo celebrare nella cena del Signore quello che Gesù ha fatto per noi. And to consider yet again how we can be faithful disciples who make disciples for Him. E considerare ancora una volta come possiamo essere discepoli che fanno discepoli. So be glorified Così, Signore, che tu possa essere glorificato in our time together nel nostro tempo insieme and in our lives. e nelle nostre vite. In Jesus' Nel name. nome di Gesù. Amen. We have scripture this morning. I'll read in English first and Paco in Italian. Following, this is Matthew 16, verses 24 through 26. Then Jesus told his disciples, "If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what shall a man give in return for his soul?" Matteo 16, da 24 a 26. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuol venire dietro me, rinuncia a se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. Che gioverà un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mondo, perde poi l'anima sua? O che darà lui in cambio per l'anima sua? So as you take a napkin, and there are also pens that are being distributed, giusto le penne? Così mentre prendete i tovaglioli e le penne, This is where you're going to want to take notes today, questo è proprio dove volete prendere i vostri appunti oggi. because when you go to 50 Calò in Mergellina, the sweet teacher pizza, Così quando questa settimana andrete a 50 Calò a Mergellina a mangiare la vostra pizza, you're not really there to eat your pizza, you're there to disciple, right? non sarete lì solamente per mangiare la vostra pizza, anzi sarete lì principalmente per fare discepoli. And you'll find these nice napkins E that quindi you troverete can questo write on tovagliolo to share with somebody else. da condividere con qualcun altro. If you've been any time at all in our church, I think Chip has said this before, you know why we exist. Se siete qui in questa chiesa da molto tempo, ad esempio come ci sapete perché esistiamo, You know what our mission is, sapete qual è la nostra missione, right? vero? What is our mission? Qual è la nostra missione? All right, first in Italian. Discepoli maturi uniti per raggiungere la zona federale. Okay, to develop mature and united disciples to reach Naples and the world for Christ. So we know what our mission is. Così sappiamo qual è la nostra missione, We know that we need to make disciples. sappiamo che dobbiamo fare discepoli, So what's a disciple? così la domanda sorge spontanea: che cos'è un discepolo? I like what Tom did last week. I'd like to do it again. I'd like to ask you to take your napkin and open it up and write what your definition is of a disciple. Voglio fare come ha fatto un po' Tom la scorsa settimana, di usare il vostro tovagliolo, quindi prendete il vostro tovagliolo e scrivete la vostra definizione di discepolo. What is a disciple? Write down the definition. Che cos'è un discepolo? Scrivete la definizione e Tino vi darà un premio.
Grazie. So we don't have time in a group this size to interact and find out what you've written on your napkin. Dato che il gruppo è molto allargato, non abbiamo il tempo per chiedere a tutti la definizione. But I imagine you've written something like a disciple is someone who follows Jesus, Ma immagino che abbiate scritto un discepolo è qualcuno che segue Gesù, who makes other disciples, che fa altri discepoli, who donates, who gives to God's work, che dona per l'opera di Dio, who obeys the things that Jesus asks us to do, che obbedisce alle cose che Gesù ci ha chiesto di fare, who serves. che serve. The interesting thing as I was preparing this message, you discover that when you ask people or pastors to write down the definition of a disciple, La cosa interessante che ho scoperto quando preparavo il messaggio è che quando si chiede alle persone, ai pastori, la definizione di discepolo, you end up with a lot of different definitions. molte persone arrivano con definizioni diverse. But if we want to accomplish our mission of making disciples, Ma se vogliamo portare a compimento la nostra missione di fare discepoli, then we need to know what a disciple is. abbiamo bisogno di sapere che cosa sia un discepolo. And so I'd like to look with you this morning at a simple, complete definition that is useful for us in completing our mission. E quindi questa mattina guarderemo insieme una definizione semplice ma completa di discepolo. And this definition comes from Matthew 4:19. E questa definizione la troviamo in Matteo, Vangelo di Matteo, capitolo 4, versetto 19. And so you can make a triangle on your napkin, and in the middle you can write 4:19. E quindi potete fare un triangolo sul vostro fazzoletto, tovagliolo, e scrivere nel centro 4:19. Jesus said, Gesù disse, "Follow me, seguitemi, and I will venite make you fishers of men." e vi farò pescatori di uomini. Here in Capernaum, Allora, siamo or nel here in Matthew, sorry, Vangelo di Matteo. or in the Gospel of Matthew, Jesus comes to begin his public ministry. E Gesù inizia il suo ministero pubblico. He's at the north tip of the Sea of Galilee, the little lake. Siamo al nord del mare di Galilea, in verità un lago. It's a major town with a tax office and a garrison of Roman soldiers. Siamo in una delle maggiori città con i tax officers, Una esattore. esattori delle tasse, e una delle città principali dell'impero romano. And he's come back to the exact same place where he's already met Peter and Andrew. E torna nel punto esatto dove aveva già incontrato Pietro e Andrea. And tradition says that John has also already been with Jesus. E la tradizione ci dice che Giovanni era già con Gesù, But in the meantime, Jesus had gone back to his hometown of Nazareth. ma allo stesso tempo Gesù era tornato per un periodo nella sua città natale, Nazareth. Apparently, his disciples, these men had not yet, his disciples had not gone with him. Apparentemente sembra che queste persone, che forse non erano ancora suoi discepoli, non lo avevano seguito fino a Nazareth. And Jesus goes back to Nazareth, and literally they try to kill him. E Gesù, mentre sta a Nazareth, ha rischiato di morire. And so he returns, he comes to Capernaum, and he's ready for a fresh start. E quindi lui torna a Capernaum per un nuovo inizio. He's ready to carry on the message of his forerunner, John the Baptist. È pronto per portare il messaggio a cui era stato preparato da Giovanni Battista. And he's ready to prepare 12 men to carry this message on after. Ed era pronto per preparare altri 12 uomini per portare avanti questo messaggio. And this group is typical of all those who will become disciples. E questo gruppo è tipico di tutti coloro che vogliono diventare discepoli, che diventano discepoli. So Jesus is back with a specific call. Quindi Gesù è tornato con una chiamata specifica, A call to be a disciple. una chiamata a diventare discepoli. Turn off your notifications when you're using your iPad to preach. Spegnete sempre le vostre notifiche quando usate i vostri iPad. Jesus says, "Follow me." Gesù disse, venite dietro a me, And seguitemi. so this is the first part of a definition of a disciple. E quindi questa è la prima parte della definizione di un discepolo. And so we could represent this with
a head. e quindi possiamo rappresentarla con una testa. So if it's my head, we have to put some hair here. Quindi mettiamo un po' di capelli, un orecchio, un po' di barba, Because we have a choice to make. perché abbiamo una scelta da fare. What kind of choice were these men considering here? Quale scelta questi uomini dovevano considerare? Over the years, maybe you too, I've heard many people discuss the low education level of these men. In tutti questi anni ho sempre ascoltato persone discutere sul basso livello culturale di questi uomini, Which would seem to say that in 3 years with Jesus, he was able to make them into scholars. e improvvisamente in 3 anni Gesù era stato capace di trasformarli in studiosi. Something like Paul says in Corinthians when he says that God takes the foolish things of the world to shame the wise. Qualcosa come dice Paolo nella lettera ai Corinzi, che Dio ha preso le cose pazze e folli del mondo per svergognare i potenti, i saggi. And it does seem that the Galileans, according to some, were deemed low class, uneducated people. Ma veramente non sembra che questi uomini fossero parte di avessero una cultura molto bassa. But the fishing industry was prosperous. L'industria della pesca era molto prosperosa. Zebedee's family, the ones that Jesus is talking to, for instance, employed other people. La famiglia di Zebedeo riusciva a dare lavoro ad altre persone. So there's some raw material here. Quindi c'è del materiale qui. We should acknowledge that these fishermen, while not teachers of the law, Possiamo sicuramente comprendere che questi pescatori non fossero degli insegnanti della legge, nevertheless were capable of running a family business. però forse erano capaci di iniziare un'impresa familiare They likely occupied a comfortable position e volevano in their town. occupare delle posizioni molto agevoli, confortevoli nella loro città. Follow me, Jesus says. E Gesù a un certo punto gli dice: seguitemi, venite dietro me. So they're presented with a choice. Quindi hanno davanti a loro una scelta. Imagine the kinds of questions that were coming to their mind in that moment. Immaginiamo le domande che si possono porre nelle loro teste. What about the nets on the ground? Cosa devo fare con le reti? What about the money to live with? Come posso vivere? Cioè, con quanti soldi posso vivere se ti seguo? What about the food and the clothing? What am I going to do? Il cibo, i vestiti, cioè, cosa devo fare? And leave my father here? Doesn't the scriptures teach that we're to honor our father and mother? E poi devo lasciare mio padre, ma la scrittura non ci insegna di onorare nostro padre, nostra madre. We're going to walk away and let this old man carry on the fishing business by Possiamo himself? veramente lasciare questo uomo vecchio a portare avanti questa industria, questa attività? But the disciples make a choice. Ma i discepoli fecero una scelta. God's business requires haste. L'impegno per Dio richiede una scelta. And the next verse says that they left their nets and immediately followed him. Il versetto dopo ci dice che lasciarono le loro reti e lo seguirono immediatamente. Jesus says, follow me. Gesù disse: seguite me, venite dietro a me. Literally, he's saying, come behind me. He already said that. Letteralmente dice: venite dietro a me. It was common in both the Greek and the Jewish culture Era molto comune sia nella cultura greca che nella cultura giudaica for a prominent rabbi or philosopher to attract students. per un rabbino o un maestro molto importante, conosciuto, di avere studenti che lo seguissero. But Jesus' invitation wasn't to a classroom or an auditorium. Ma l'invito di Gesù non era verso una classe o un pubblico ampio, It was to follow him in the classroom of everyday life. era un invito a seguirlo nella classe di tutti i giorni. When Jesus says, follow me, these men become disciples. Quando Gesù chiese loro: seguitemi, questi uomini divennero discepoli. The word disciple literally means learner or student. La parola discepolo letteralmente significa uno che impara, studente. So these men choose to come under the direct tutelage of the Lord. Quindi questi uomini scelsero di andare sotto la tutela diretta del Signore. They will walk with Jesus.
camminarono con Gesù, They will eat and sleep with Jesus mangiarono e dormirono con and Gesù go wherever He will lead them. e andarono ovunque Lui li guidò. Follow me so that you can become apostoloi. Seguitemi in modo tale che poi un giorno voi diventerete apostoli. This is a word that's only used once in the Gospels. Questa è una parola che viene usata solamente una volta nei Vangeli. But when we get to the book of Acts, that's the word we're going to find to describe these men. Ma questa è la parola che troviamo spesso per descrivere questi uomini quando arriviamo nel libro degli Atti. Messengers. È una parola che significa messaggeri. Follow me, Seguitemi. Jesus says. Not like you would follow any old rabbi Non come seguivate tutti quanti i vecchi rabbini, with your pen to take notes, con le vostre penne per prendere gli appunti, but learn to obey me. ma imparate ad ubbidirmi, No excuses, senza scuse, no delay. senza ritardi. And from that day on, E da quel giorno in poi Peter, James, Andrew, and John, and the rest of the 12 Pietro, Giacomo, Andrea, Giovanni e il resto dei 12 are inseparable from the Lord. divennero inseparabili dal Signore. And so the first part of our definition of a disciple E quindi la prima parte della nostra definizione di discepolo is one who follows Jesus. è uno che segue Gesù. Jesus says, follow me and I will make you fishers of men. Gesù disse: venite dietro a me, seguitemi e io vi farò pescatori di uomini. So the third part of our definition is one who becomes engaged in the mission of Jesus. Third part. The third. Ok, la terza parte della nostra definizione è di qualcuno che si impegna, viene coinvolto nella missione di Gesù. Jesus says, I will make you fishers of men. Gesù disse: io vi farò pescatori di uomini. This is my mission, Questa è la mia missione and it's about to become your mission. ed è quella che diventerà la vostra missione. As I just said, once Jesus leaves and returns to his Father, these men will be called apostles. Come ho già detto, una volta che Gesù lasciò la terra e ascesi dal cielo per ritornare al Padre, questi uomini divennero apostoli. In place of Jesus, these men will be his messengers. Al posto di Gesù, questi uomini divennero i suoi messaggeri. And the church will look to them for leadership. E la Chiesa avrebbe guardato a questi uomini per ricevere guida And for teaching. e per l'insegnamento. Acts 2:42 says they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Atti 2:42 ci dice che loro continuavano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli. They will do signs and wonders and bring others to the Lord. Loro continuarono a fare segni e opere miracolose come ministero They will become the foundation for the church, e divennero il fondamento della Chiesa, with Jesus as the chief cornerstone. di cui Gesù è la pietra angolare. So disciples are on mission with Jesus. Così i discepoli sono in missione con Gesù. In John 15:16 he told them, In Giovanni, capitolo 15, versetto 16, lui dice a loro: you did not choose me, voi non mi avete scelto, but I chose you ma io ho scelto voi and appointed you that you should go and bear fruit, e vi ho unti, vi ho mandati affinché voi possiate portare frutto and that your fruit should remain. e il vostro frutto rimarrà. The call of Jesus has a purpose. La chiamata di Gesù ha uno scopo, A purpose for God's kingdom uno scopo per il regno di Dio, that becomes a purpose for each one of us. che può diventare uno scopo per tutti quanti noi. And so we could represent this idea of being on mission with Jesus with the sign of a hand. Possiamo rappresentare questa idea di essere in missione con Gesù attraverso questa immagine di una mano. Discipleship involves a choice, Il discepolato coinvolge una scelta, but it also involves action. ma comporta anche azione. A disciple is on mission with Jesus. Un discepolo è in missione con Gesù. In a month, I'll turn 48. Tra un mese compirò 48 anni. My youngest is getting close to college age. La mia figlia più giovane è quasi vicina all'età del college. Ryan will be 21 soon. He just finished his junior year of college. Ryan tra poco avrà 21 anni,
sta per finire il college, I begin to think about the future. e inizio a pensare al futuro. Pino and Lena are here, they're new grandparents. Pino e Lina sono diventati nonni da poco, Lena is always over here now, e Lina improvvisamente tutti i giorni è qui. half an hour from her house, Un'ora, mezz'ora da casa sua, with some excuse ma cerca qualche scusa to stop by and see little per Giuseppe. venire qui e fermarsi e trovare il piccolo Giuseppe. It's wonderful to become grandparents, I'm imagining. Immagino che sia meraviglioso diventare nonno, This is where Cameron beats me up. dove Cameron spesso mi dice There's no hurry. papà è troppo presto. I vaguely remember how wonderful it was to become parents. Mi ricordo vagamente di come sia bello, meraviglioso diventare genitore, How much greater to become spiritual parents. ma quanto è più grande, quanto è più bello diventare un genitore spirituale. How much greater to see our children follow the Lord. Quanto è meraviglioso poter vedere i nostri figli seguire il Signore. How much greater the privilege of being used by God in the lives of our friends and neighbors and co-workers. Quanto è più grande, quanto è meraviglioso poter essere utilizzati da Dio per avere un impatto nelle vite dei nostri amici, dei nostri colleghi a lavoro. To be engaged in the mission of Jesus. Per essere coinvolti nella missione di Gesù. So Jesus calls us to join him on mission. Unirci alla sua missione. Filling their nets with fish had to have been a wonderful experience for those guys. Riempire le reti con i pesci sicuramente è stata una esperienza meravigliosa per questi uomini. But Jesus was calling them something even better. Ma Gesù li ha chiamati a qualcosa di più grande, qualcosa di migliore. Follow me, Seguitemi, venite and I dietro will a make me you fishers of men. e io vi farò pescatori di uomini. So, who was a disciple? Così, chi è un discepolo? A disciple is one who follows Jesus, Un discepolo è uno che segue Gesù, and a disciple is one who's on mission with è Jesus. uno che è anche in missione con Gesù. But in the middle here, Jesus says, I will make you fishers of men. Ma nel mezzo di questa frase Gesù dice io vi farò. A disciple needs to experience a change in life before he or she is going to become what Jesus wants us to be. Un discepolo ha bisogno di sperimentare un cambiamento nella propria vita prima di poter seguire e entrare in missione con Gesù. We need a change of heart, Abbiamo bisogno di un cambiamento nei nostri cuori, a change of character. un cambiamento nei nostri caratteri. And we can see this clearly in the life of one of the disciples, E possiamo vederlo chiaramente nella vita di uno di questi discepoli, the one called Simon Peter. quello che è chiamato, che è riconosciuto come Simon Pietro. Let's fast forward. Andiamo avanti, 3 years 3 anni dopo, after Jesus has called his disciples, dopo che Gesù ha chiamato i suoi discepoli, Jesus has been to the cross. Gesù è alla croce, He has risen from the dead. Gesù è risorto dalla morte. And John 21 says that he is heading back to find his disciples. And John 21 says that he's off to find his disciples. E in Giovanni 21 vediamo che Gesù sta parlando con i suoi discepoli. Where were his disciples? Dove sono i suoi discepoli? Jesus had left clear instructions. Gesù aveva lasciato delle istruzioni molto chiare. Return to Galilee and wait for me there. Tornate in Galilea e aspettatemi. But Peter, Ma Pietro, the first disciple who Jesus had called, il primo discepolo che Gesù ha chiamato, had gone back to fishing. è tornato alla sua attività classica, a pescare. Peter had come a long way, Pietro ha fatto un lungo percorso, but there were still things that the Lord needed to change in his life ma c'erano ancora delle cose che il Signore doveva cambiare nella sua vita. before he would be fully engaged in the mission that Prima che Jesus had. potesse essere completamente, pienamente coinvolto nella missione di Gesù. In just a short while, Peter's going to be preaching, 3,000 people are going to hear. Poco dopo vediamo Pietro che predica davanti a 3.000 persone. And so this change is going to happen. Però questo cambiamento doveva avvenire.
Peter had come to Jesus by invitation from his brother Andrew. Pietro ha conosciuto Gesù, è arrivato a Gesù tramite un invito da parte di suo fratello Andrea. Peter's is the first name in each of the lists that we find in all of the four Gospels. Pietro è il primo nome nella lista di discepoli che troviamo in 4 Vangeli. And in many ways, Peter becomes the spokesperson representative for the 12. E diciamo che è diventato in qualche modo il rappresentante dei 12, quello che parlava per i 12. In fact, early on when Jesus is off alone praying, it's Peter who says, let's go find the Lord. E vediamo alcuni episodi, ad esempio quando Gesù era in ritiro, in solitudine a pregare, era il primo a dire ok, andiamo a cercare il Signore. Obviously, Peter is there every time you see the word the 12. Obviously, every time you see the word 12, he's there. Ovviamente ogni volta che nei Vangeli troviamo la parola i 12, Pietro era lì presente. So Peter sees all of the miracles and he hears the teaching and the preaching of Jesus. Quindi Pietro ha visto tutti i miracoli, ha sentito tutti i messaggi, le prediche, gli insegnamenti di Gesù. Peter isn't just one of the 12, he's one of the inner three. Non era semplicemente uno dei 12, ma era uno dei tre, i 3 discepoli che erano parte del cerchio più ristretto. As we saw with Gabriele a couple weeks ago, he was there on the Mount of Transfiguration. Come abbiamo visto con Gabriele qualche settimana fa, Pietro era presente sul monte della trasfigurazione. He was there with Jesus in the Garden of Gethsemane just before Jesus died. Era nel giardino del Getsemani poco prima che Gesù venne tradito e arrestato. Peter's original name was Simon. Il nome originale di Pietro era Simone. It was Jesus who also named him Peter. È stato Gesù a dargli il nome Pietro. Peter was a sort of nickname. Pietro era una sorta di soprannome. You probably know this, but Petros is a Greek word for a piece of rock or a stone. Petros era il nome greco per una pietra. And we find the Aramaic equivalent, Cephas, also for Peter. It E also troviamo means anche stone. l'equivalente aramaico, Cefa. Eventually, Simon would become Peter. Eventualmente Simone diventa Pietro. But Simon is impetuous. Ma Simone ha un carattere impetuoso. He's undependable. Lui è indipendente, We know this, right? He's impulsive. He makes promises he can never keep. impulsivo, fa delle promesse che non può mai mantenere. So Jesus calls him Rock. E quindi Gesù lo chiama roccia. Not because of who he is, Non perché lui è già una roccia, but because of who he's going to become. ma lui diventerà una roccia. It's like a story John MacArthur tells of a baseball manager named Tommy Lasorda. È come la storia di un manager di baseball che John MacArthur ha raccontato. And a young, lanky pitcher with tremendous potential. E con questo calciatore che avrebbe avuto una carriera in seguito. This pitcher was powerful and very accurate, Questo lanciatore è molto potente, molto preciso, but he was timid. ma è anche molto timido. So Lasorda started calling him Bulldog. Quindi hanno iniziato a chiamarlo Bulldog. And Oral Hershiser would become one of the most dominant pitchers in the history of the sport. Ma in seguito è diventato uno dei maggiori lanciatori della storia del baseball. Jesus starts calling Peter Rock, Gesù ha iniziato a chiamare Pietro roccia, because that is who Jesus is changing him into. perché questo era quello in cui Gesù voleva trasformarlo. And that's the kind of experience that Jesus wants each one of us as disciples to E questa è have. un'esperienza che Gesù vuole che tutti i suoi discepoli abbiano. A fundamental change Un cambiamento fondamentale that will make us into fishers of men. che ci porta ad essere pescatori di uomini. At a certain point, Simon will exclaim, "We have left everything to follow." Ad un certo punto Simone esclamerà, dirà: abbiamo lasciato tutto per seguirlo. And just shortly after, E poco dopo Jesus rebukes him for being the agent of Satan. Gesù lo riprenderà per essere un agente di Satana, Trying to discourage Jesus from going to church. cercando di scoraggiare Gesù dall'andare sulla croce. There were a lot of things that would need to change in Simon's life for him to become Peter. C'erano tante cose nella vita di Simone che dovevano essere trasformate prima che diventasse Pietro. But
Jesus wanted Peter to be ready to lay down his life for the gospel. Ma Gesù voleva che Pietro fosse pronto per lasciare la sua vita per la causa del Vangelo. You know how Peter's life ends? Sapete com'è terminata la vita di Pietro? History records that Peter, before he died, was forced to watch his wife be killed. La storia, la tradizione ci racconta che Pietro è morto prima vedendo sua moglie morire. There's a story that says that as she was being led to her death, Peter said to her, "Remember the Lord." E poco prima che lei morisse, mentre veniva accompagnata, Pietro disse alla moglie: ricordati del Signore. And then it was his turn. And then it was his turn. E poi fu il suo turno. Jesus had told Peter that he would be crucified. Gesù disse a Pietro che lui sarebbe stato crocifisso. And he was crucified with his head down. E lui è stato crocifisso con la sua testa rivolta verso il basso. As history says, upside down, because he did not consider himself worthy Perché of his Lord. la tradizione ci dice che Pietro non considerava se stesso degno di morire allo stesso modo di Gesù. That's a disciple. Questo è un discepolo. Someone who follows Jesus, Qualcuno che segue Gesù, is changed by è Jesus, cambiato da Gesù and then becomes engaged in the mission e of poi è Jesus. coinvolto nella missione di Gesù. We're not here this morning just to learn the definition of a disciple, Ma come ho detto, non siamo qui questa mattina solo per imparare la definizione di discepolo, because you're going to be in Mergelina, perché voi sarete a Vergellina and while you're waiting for your e pizza, mentre aspetterete la vostra pizza, you're going to be making disciples. voi farete discepoli. So you're going to take out your pen, Quindi prendete le vostre penne and you're going to make a triangle, e fate un triangolo and you're going to write e 419 scrivete in mezzo 4:19 and describe what a disciple is. e descrivete che cos'è un discepolo. And there are three ways that we can use this definition E ci sono in tre making disciples. modi in cui possiamo usare questa definizione nel discepolato. The first starts with us, La prima inizia con noi stessi and I'm going to give you some Italian lessons this morning as e well. voglio darvi alcune lezioni di italiano. So the first question is, cosa dice Dio a me? What is God saying to me? Cosa dice Dio di me? Jesus calls me to follow him. Gesù mi chiama a seguirlo. What is God asking me in this moment to do? Cosa mi sta chiedendo Dio di fare in questo momento? I know we talk about discipling a lot, Lo so che abbiamo parlato di discepolato da un sacco di tempo, per tante volte, and so as I've heard, we risk getting the antibodies against disciples. e in un certo senso rischiamo di sviluppare degli anticorpi contro il discepolato. But probably in the evaluation we did with Tom, we have to admit that we aren't very involved in making disciples. Ma probabilmente in una valutazione che dobbiamo fare non siamo realmente coinvolti nel discepolato. Or there are periods in our life where we're more active than Ma others. ci sono periodi nella nostra vita in cui siamo più attivi e altri meno attivi. This is the time when I look at that question, Questo è un momento in cui quando penso a questa domanda I hear God saying to me, sento Dio che mi dice: you need to find more time in your calendar hai for bisogno, people who need to become disciples. hai bisogno di trovare più tempo nel tuo calendario per le persone che hanno bisogno di diventare discepoli. You need to be ready with questions to ask them. Devi essere pronto con domande da fare. When you get up in the morning, you need to be praying and asking God to lead you today to the and I'm talking to me, Devi, to the person that I need to talk to. devi alzarti la mattina e pregare affinché Dio ti guidi a trovare le persone che hanno bisogno di conoscerlo. E sto parlando di me. The next question would be, what needs to change? La seconda domanda è: cosa dovrebbe cambiare? And I already mentioned a few things that I need to change. Ho già menzionato alcune cose che devono cambiare. I need to reevaluate my priorities. Devo rivalutare le mie priorità. I need to look at my calendar. Devo guardare il mio calendario I need to make sure I have some margin e devo essere sicuro di avere dei margini, degli spazi, so that I have time to stop and engage people in discussion about Jesus. affinché possa avere del tempo per fermare le persone e coinvolgerle in una discussione su Dio, su Gesù.
I need to be sensitive to the opportunities that God is giving me. Essere sensibile alle opportunità che Dio mi sta dando. And then the third question is the hand question, E poi la terza domanda, and that is, what do I need to do? che cosa ho bisogno di fare? Cosa dice Dio? What is God saying? Cosa dovrebbe cambiare in me? What needs to change in me? And then, cosa devo fare? What do I need to do? And that's the first way that we can use this practical tool in making disciples. E questo è il primo modo in cui possiamo usare questo strumento pratico per fare discepoli. All you need is a pizza, a napkin, Tutto di cui avete bisogno è una pizza, sto scherzando, un tovagliolo and a pen. e una penna. The second way that we use this is with someone else that we're discipling. Il secondo modo in cui lo potete fare è usare questo con qualcuno che state discepolando. So I say, Danilo, what is God saying to you right now? Quindi domando a Danilo, cosa dice Dio a te? As you're eating your bella margherita, Così mentre stai mangiando la tua margherita, tell me about what God is saying to you. dimmi cosa ti sta dicendo Dio, What needs to change in you? cosa dovresti cambiare, How can I pray for you? come posso pregare, How can I encourage you? come posso incoraggiarti And what are you going to e do? cosa farai. Can I keep you accountable? Posso Can we keep each other accountable? Posso chiederti un resoconto? Possiamo avere un resoconto reciproco? So the first way we use this is with ourselves. Quindi il primo passo, usare questo con noi stessi. Then we use it with someone else we're discipling. Poi il secondo passo con qualcuno che stiamo discepolando. And then we use it together to disciple others. E poi terzo passo, usarlo insieme discepolando altri. So Danilo and I are talking to Antonio and Claudia about the Jars youth group. Quindi io e Danilo parleremo con Antonio e Claudia sul gruppo adolescenti. Danilo, what is God saying to Cameron Faulkner? Danilo, cosa sta dicendo Dio a Cameron Faulkner? What needs to change in Cameron's life? Che cosa c'è? Quali bisogni ci sono? Cosa dovrebbe cambiare Cameron? Is it true that she's addicted to chocolate? È vero che ha una dipendenza dal cioccolato? How can we help Cameron? Come possiamo aiutare Cameron? What does God want Cameron to do? Cosa vuole Dio che faccia Cameron? How can we help others become disciples? Come possiamo aiutare altri a diventare discepoli? As we saw with Tom last week in Luke chapter 15, there are 4 kinds of people that we're talking about that we want to bring to the party. Come abbiamo visto la scorsa settimana con Tom, ci sono 4 tipi di persone. Some are lost, Alcuni sono perduti, some are wandering, alcuni sono vagabondi, some are returning, alcuni stanno tornando and some are rebelling. e alcuni sono ribelli. And so as we ask these questions we're asking ourselves, how are the people in our lives doing? E quindi possiamo domandare a noi stessi come stanno le persone attorno a noi, How can we help them become disciples? come possiamo aiutarle a diventare discepoli. Because what they need to become, E quello che devono diventare is a person who follows Jesus, è essere qualcuno che segue Gesù, is changed by Jesus, cambiato da Gesù and is engaged in the mission of e Jesus. coinvolto nella missione di Gesù. And that's what I want. E questo è quello che io voglio And I diventare hope that's your e desire. spero che sia anche il vostro desiderio. Let's pray. Preghiamo. Father, thank you for not giving up on us. Padre, grazie per non esserti arreso con noi. As we sang before, you never let go. Come abbiamo cantato prima, Signore, tu non ci hai mai abbandonato. Through the calm and through the storm, Attraverso la quiete, attraverso la tempesta, you never let go. tu non ci abbandoni mai. And you have a vision for our lives Signore, tu hai una visione per le nostre vite as those who make disciples of others. come coloro che fanno altri discepoli. There's nothing greater that you have in mind for us Non c'è niente di più grande che tu abbia in mente per noi. than for us to become spiritual parents. Del fatto che noi possiamo diventare genitori spirituali. So here we are, Lord. Sì, Signore, noi siamo qui, We surrender our lives again to you. rendiamo le nostre vite a te And we ask that starting today and this week, e chiediamo, Signore, che possiamo iniziare oggi, questa settimana,
that we might make disciples. Che possiamo iniziare a fare discepoli, That we might be disciples. che possiamo essere discepoli, So that you might be glorified in our lives. in modo tale che possa essere glorificato attraverso le nostre vite. In Jesus' name. Nel nome di Gesù. Insieme. Let's stand and sing. Alziamoci And then we e can cantiamo.